Signore e signori, buonasera e benvenuti su Stories, The Path of Destinies. Questo è un videogioco d'azione, viene definito un GDR d'azione, basato principalmente sulle scelte e conseguenze. Mi spiego meglio. È un racconto dai tratti molto, se vogliamo dire, fiabeschi, narrato interamente da una voce fuori campo che segue quindi le vicissitudini del nostro protagonista e che narra quello che è il susseguirsi degli eventi basandosi sulle scelte che tu fai durante il gioco e che possono portare ovviamente a finali molto differenti l'uno dall'altro. Se potete vedere a destra del libro rosso si vede una specie di mappa piena di riquadri, al momento tutti vuoti. Se non sbaglio, quella mappa lì, una volta che si comincia a giocare, comincia poi a popolarsi con quelli che sono i percorsi che tu hai scelto, le cutscene che tu hai visto, le scelte alternative che avresti potuto fare. Io direi di non perdere altro tempo e cominciare quindi la storia. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Ok, quindi il nostro protagonista è questo Reynardo. Watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. E cominciamo. Quindi noi siamo questo Reynardo, una volta un poco di buono. I due corvi guardavano il ragazzo come se fosse la loro cena, idea che probabilmente giravano i loro minuscoli cervelli. E disse Reynardo, i corvi girano la testa nella sua direzione, lasciatelo stare. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Ok. Quando un nemico sta per attaccare e i suoi occhi lampeggiano, quindi direzione più X per parare. Parare interrompe qualsiasi altra azione. Ah, ok, quindi lo stesso tasto che usi per attaccare si usa anche per parare i colpi. Tieni premuto X per afferrare, levetta analogica per mirare e lascialo per lanciare. Ok. 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 Il cancello degli eroi. Someone's idea of a joke, making the skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open. Una spada eroica per aprirlo. was on the other side of the gate. E lui come ha fatto ad aprirlo? Infatti.
promise me you'll take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. Neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. Ok. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Esatto, dove trovo una spada eroica? Minerali ed essenza dell'aria. Ok. That sounds about right. Usa il banco da lavoro. Quindi spade. Creazione della spada. Questo è il menu di creazione della spada. Qui potrai creare e migliorare delle potenti spade magiche. Raccogli i materiali necessari dei forzieri sparsi per Boreas. Allora, il livello e potere speciale attuali della spada selezionata, il potere speciale della spada selezionata al livello successivo e le risorse necessarie per migliorarla. Ok. Risorse a sufficienza, crea subito la tua prima spada. A hero sword. QED. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Giustamente, un coniglio. Hey, look out behind you. Q, said Renato. Ah, ravens. Non mi sembra che i danni siano aumentati di molto rispetto alla spada di prima. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. Ok. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Usa l'altare per apprendere nuove abilità. Ok. Abilità. Ogni volta che ottieni un livello guadagnerai anche un punto abilità. Spendi punti abilità presso gli altari sparsi per Boreas per ottenere nuove potenti abilità o migliorare quelle esistenti. Livelli di abilità. Ci sono 4 livelli. Ok. Informazioni dell'abilità. Hai un punto abilità, vai ad acquistare colpo con gancio. Usa il gancio per saltare le fenditure e tirare a te i nemici. Perfetto. I pali possono essere agganciati per attraversare le fenditure. Premi Y o per attirare i nemici. Ok. Ok. Sembra anche avere un bel range. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Well, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! But the kid ran for it. And a goggler nailed him with its ivy. Ok. Scusate se questo gameplay sta risultando abbastanza silenzioso, ma per giochi di questo tipo tenderò sempre a parlare un pochettino di meno, vista la loro natura narrativa e in questo preciso caso proprio la presenza di una voce narrante. Non mi piace parlare sopra a questa voce o tradurre in tempo reale quello che sta dicendo. Un conto era per esempio nel video di DLC Quest dove non esisteva la voce, allora lì sì, potevo parlare e tradurre man mano che la gente parlava, ma qui vorrei godermi e far godere voi del voice acting adottato da questo gioco.
gioco, anche perché non mi sembra affatto male fino a questo momento. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes and a kid-sized pile of ashes. Perfetto. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Ora spiegatemi come ha fatto a incenerire letteralmente il coniglio, ma non il libro che trasportava. Beh, non poniamoci troppe domande. What was the big deal okay. about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? War was a blur. And now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. Just going out for Bill? Renato yelled back. Where can you run? Laughed the Raven horribly. Far behind it, another city was burning. The dark cloud above its island was packed with Imperial ships. The fleet was Chiedo scusa, i volumi sembrano un po' sballati perché la musica sta sovrastrando tantissimo la voce narrante. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon would win the final battle. On the other, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Ok, eccoci arrivati alla prima scelta. Chiedo davvero scusa per i volumi, ero convinto di averli messi tutti allo stesso livello, più o meno tutti al 20%, musica, dialoghi e voce. Adesso magari vediamo nei prossimi episodi se riesco a regolarli meglio. Allora, non ti puoi fare nuovi vecchi amici. Il tempo dei ribelli era scaduto e Reinardo aveva bisogno di un cambio di rotta. Persino se Lapino non era certo il tipo, avrebbe potuto inventarsi qualche schema intelligente e forse valeva la pena di salvarlo. Oppure costruisci la squartacedi. Il tempo dei ribelli era scaduto e Reinardo aveva bisogno di un cambio di rotta. L'antico manufatto che sconfisse gli dei perduti avrebbe proprio potuto fare al caso. Sebbene fosse stato diviso in 2 frammenti molti anni prima, Reinardo avrebbe potuto ricostruirlo ottenendo come prima cosa l'armatura. Allora, cosa facciamo? Andiamo dietro all'arma leggendaria o andiamo a salvare il nostro amico che a quanto pare è molto intelligente? Ti direi andiamo a salvare l'amico. Ah, Lapino. Apparently the mad rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. But wait, where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Oh, ok, non scrivo. Salva Lapino. This thing
really needed a roof. Mi ricorda molto il narratore di Bastion, anche se qui ha una vena ovviamente un pochettino più comica, ma lo stile narrativo mi ricorda quello di Bastion. The ravens had taken the town. Renato had seen villages emptied like this, all the people taken away to be sacrificed in the Emperor's secret rituals. Renato hoped the people were just hiding. Un'altra porta. Ok, si combatte. Al momento il combattimento è abbastanza base. Ok, una specie di free flow in stile Batman Arkham. Aia. Le animazioni sono abbastanza carine. Ravens were landing everywhere. Ok, salito di livello. He'd better get moving. If they got to Lapino first, they'd eat him for breakfast. Or a snack. Ravens weren't picky. If they got hungry, they sometimes forgot to interrogate their prisoners. Even top spies like Lapino. Where had the mad rabbit got to? No. Renato felt a little bad stealing crafting materials from chests. He preferred to rob them from people at sword point. Onesto. Ah, intanto ho un punto abilità. Ready to learn new things. Thank goodness he didn't have to go to school for that. Scatto sovrannaturale. Ah, ok, un dash. Perfetto. Starting to come back to him. Scattare consuma la resistenza. Completely forgot, like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably ok, ha un cooldown, ma è abbastanza accettabile. Cimitero. Renato felt a chill run down his back. Or possibly a flea. Un'altra statua delle abilità, ma tanto non abbiamo punti. Porta viola. Spada servirà. Spada del vuoto, probabilmente. Ma se io provo a usare questa spada? Ah, ok, niente. Oh, eccolo. Dirty and bloody, Renato finally reached Lapino. The rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lapino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The ravens are coming. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats, so we made a deal. They're very reasonable people, actually, for weasels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia, we find out what she knows, and that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter. That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Sky Ripper, even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Allora, vai a trovare Zenobia. Reinhardt e Lapino erano di nuovo insieme, ma Reinhardt aveva comunque bisogno di un cambio di rotta per salvare i ribelli. Forse Lapino aveva ragione, forse avrebbero dovuto rapire la sola figlia dell'imperatore e il suo più grande generale, Zenobia. Per ricavare informazioni da lei avrebbe cambiato le sorti della guerra civile. L'occhio di uno degli dei perduti deve avere un enorme potere. Reinhardt e Lapino erano di nuovo insieme. Sebbene Reinhardt non avrebbe più potuto ottenere l'armatura della Squarciacieli, il suo nucleo era comunque a portata di mano. Forse poteva ancora sfruttare il suo potere con l'aiuto di Lapino. Ok, quindi il fatto di non essere andati a recuperare questa armatura della Squarciacieli non ci è dato bene sapere perché, ma non è più possibile andarlo a recuperare, probabilmente perché l'impero ci è arrivato per primo. Detto questo, andare a rapire la figlia dell'imperatore, che come dice Reinhardt è anche una potente maga, senza la benché minima ombra di un piano,
mi sembra una scelta alquanto stupida, e supponendo che appunto il primo pezzo di quest'arma è stato recuperato dall'impero, io direi che andiamo a recuperare il secondo pezzo per impedirgli di avere l'arma completa. To make the Sky Ripper, the Transcendent Emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Bernardo had already let that armature slip away to save Lupino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lupino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Bernardo told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. Bernardo grinned. He had a very good feeling about this. He was thrilled to be back with his old war buddy. He'd missed the mad rabbit, but something was not quite right. Ok, niente. Stavo giusto dicendo, chissà se l'ultima frase, che Reinardo aveva una buona sensazione a riguardo, era un foreshadowing del fatto, una specie di indizio per farti capire che hai fatto la scelta giusta, diciamo, anche se non credo che in questo gioco ci siano scelte giuste o scelte sbagliate, semplicemente scelte con conseguenze diverse. I wonder what I could make with all these sword crafting materials, thought Bernardo. Beh, cosa ci vuoi fare se non craftare spade? Per il momento sembra abbastanza lineare come livelli, come level design. Speriamo che progredendo con le abilità sblocchi delle combo diverse, perché al momento è forse un po' troppo facile. Un po' troppo semplice, non facile, un po' troppo semplice come combat. Ok, livello. Bernardo felt wrong all over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Bernardo smelled sick animals and dying ones. No healthy ones. And getting a bad feeling about this, Bernardo thought. Maybe Lupino was right. Maybe they should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Ok, mi rimangio quello che ho detto all'inizio di questo livello. Allora, combo perfetto, attacca subito quando il precedente attacco è un colpo perfetto, applica danni bonus e il bonus doppia combo. Riflessi difensivi, rallenta il tempo dopo un contrattacco portato a termine con successo fino alla prossima azione. Ok. Parare adesso provoca danni, aumenta la salute massima oppure corri più veloce. Ok. Io direi per il momento prendo la combo. He'd missed his old skills. Ok, quindi questo è il tempio del... Ok. As he held the radiant icosahedron, Bernardo felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Bernardo ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Bernardo ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial Outpost. The Imperial Outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Bernardo. But what if Lupino got the core and then broke it or lost it? Or worse,
Was Renato ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Ok, no, il nucleo era troppo importante per affidarlo alla Pino, il nucleo della squartacieli, persino senza l'armatura ci doveva essere un modo per attingere il suo potere. Gli scienziati presso il Nexus avrebbero certamente saputo come fare. Reinaldo avrebbe davvero potuto fidarsi della Pino per portarlo al loro laboratorio? No, era troppo rischioso, si sarebbe arrangiato a trasportare il nucleo, malgrado questo l'avrebbe esposto alla sua aura malsana. Oppure farei qualsiasi cosa pur di liberarmi di questa sensazione, pensò Reinaldo. Se avesse potuto fare affidamento sulla Pino per portare loro il nucleo, Reinaldo avrebbe invece attaccato l'avamposto imperiale e ottenuto informazioni preziose per i ribelli. Sarebbe anche stato alla larga dall'aura malsana del nucleo. A giudicare da quel poco che sappiamo per il momento di questo Lapino, se non che viene detto essere estremamente intelligente, anche se per il momento non l'ha dimostrato, sembra un personaggio estremamente imbranato, o comunque, come si dice, non confuso, molto sbadato, ecco. Di conseguenza io non mi fiderei molto a lasciargli quest'arma così preziosa, e direi che quindi, a costo di doverne sopportare questo potere, che oltretutto mi ricorda molto l'anello di Sauron, decido di tenerlo e portarlo io stesso. Lapino was a touchy rabbit. Renato knew that. You're brave, I know, Renato said. But this is what I was hired to do. At least let me run ahead and warn the scientists you're coming. So, Lapino was intent on being a hero, just like him. War made sensible men crazy for glory, and Lapino had never been sensible. But what was the harm? Lapino might well trip over a hornet's nest of ravens. But that was better than ravens lying in ambush, wasn't it? They finished the trip to the Nexus in silence. Renato had no sooner rescued his friend than he was putting him back in danger. All right, he finally said as they landed. Go. Ok, quindi lui ci anticiperà. As Renato watched Lapino vanish on the horizon, he could feel nausea building in him. He felt ill. Could his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lapino? That was a recipe for disaster. Ok. Ah, i miei HP stanno scendendo. Perfetto. Sono come avvelenati. Io direi che per questo primo episodio ci possiamo fermare qui. Anche questo è un gioco che in passato ho apprezzato moltissimo, ma è passato talmente tanto tempo che onestamente della trama e delle scelte non mi ricordo assolutamente nulla, quindi lo riscoprirò assieme a voi una seconda volta. Spero che gradiate questa nuova serie. Io difficilmente comincerò delle nuove dei nuovi giochi senza mai portarli a termine, salvo rarissimi casi. Porterò appunto sempre serie complete oppure one shot, come potrebbe essere stato quello di DLC Questo, un gioco talmente tanto breve da essere portato in una singola sessione. Detto questo, io spero di rivedervi al prossimo episodio e vi auguro una buona notte. Bye, Jean.